Amici del pallone sotto la mole, eccoci qua. Eccoci qua di nuovo a parlare della nostra Juventus. Avevo un tema importante da voler affrontare e condividere con voi, da discutere con voi, che è quello che è accaduto ultimamente in società, quello che è accaduto ultimamente alla nostra squadra. La Juventus a tutti gli effetti ha cambiato proprietà. Eh sì. Nel momento che nell'ultimo CDA ci sono state le dimissioni di Andrea Agnelli, è subentrato a tutti gli effetti John Elkann. E quindi abbiamo avuto un cambio di proprietà. È vero che provengono entrambi dallo stesso albero genealogico, dalla stessa dinastia, certo, è vero, ma è innegabile che in quello che dovrebbe essere l'anno del centenario di proprietà della famiglia Agnelli, a tutti gli effetti ci saranno gli Elkann. Ormai la Juventus è loro, c'è stato il passaggio di mano. Non c'è stato un passaggio di mano con del denaro, perché sono la stessa famiglia, ma c'è stato un passaggio di mano. È innegabile. Al momento di questo non se ne è ancora parlato, se ne parlerà in futuro. In questo momento sono più interessanti le vicende extracalcistiche, le vicende giudiziarie, no? Nelle quali purtroppo si trova la nostra squadra. Noi in questo canale abbiamo sempre sostenuto che i 15 punti ci verranno restituiti e lo continuiamo a sostenere con forza, perché non ci sono reali motivazioni per togliere 15 punti alla squadra. Quindi questo noi lo continueremo a sostenere. Ma vediamo invece nel dettaglio che cosa cambia per noi, quali sono gli effetti di questo passaggio di proprietà. Innanzitutto c'è da fare subito una considerazione. Nel momento in cui John Elkann, in un'intervista al quotidiano La Stampa, ricordava i 20 anni nei quali era mancato suo nonno all'avvocato Agnelli, diceva una frase inerente alla Juve, nella quale noi tifosi siamo stati molto contenti. È chiaro, ci ha scaldato il cuore quando dice: la Juventus non è mai un problema, semmai è parte della soluzione. È vero. Ma nella medesima intervista si sofferma su una cosa molto importante, e cioè dice: la Juventus, insieme alla federazione, il governo e gli altri club, devono trovare un punto d'incontro e una soluzione al calcio attuale, al calcio in Italia. Un calcio che è malato, ma non è per tutelare o difendere la Juventus, è malato e ha bisogno di essere difeso il calcio italiano dagli attacchi che subiamo dagli altri campionati, perché è innegabile che gli altri campionati abbiano interesse nello sminuire il nostro campionato, il nostro calcio, a vantaggio del loro, no? Ci sono i diritti televisivi, quindi è evidente che loro abbiano questo interesse. E noi in questo dobbiamo avere un punto comune. Questo chiede John Elkann: il sedersi e aprire un dibattito, un tavolo di discussione tutti insieme, tutti i club con governo e la federazione, e per trovare un punto d'incontro, per uscirne tutti da questo problema. Questo è decisamente un cambio di rotta importante per la Juventus. Andrea Agnelli nella sua gestione non ha mai avuto paura di andare avanti da solo. Lo abbiamo visto, no? Con la creazione della Superlega si è schierato contro tutti i vertici del calcio mondiale e nazionale. Ora è vero che il Tribunale di Madrid a Juventus, Real Madrid e Barcellona ha dato ragione, e in prima istanza. Adesso vedremo che cosa deciderà il Tribunale di Losanna, ma anche se questa è una piccola vittoria, è una di quelle vittorie che non risolvono il problema.
con la Federazione Gioco Calcio Italiano, la Juventus è sempre andata ultimamente in una sorta di muro contro muro, con la federazione, con gli altri club, con tutti. L'essere da soli è vero che dimostri di non avere paura, ma è anche altresì vero che sarai soggetto ad attacchi da tutte le parti, da tutti gli altri. Ed è quello in cui ha subito la Juventus negli ultimo periodo. Quindi adesso si cerca di cambiare rotta, anzi si è già cambiato rotta. Vedremo che cosa succederà prossimamente. È anche imminente la creazione di un CDA all'ombra, un CDA che si occupi della squadra calcio. L'attuale CDA è un CDA che sono estremamente preparati sia in ambito giuridico che in ambito finanziario, ma non hanno quelle conoscenze sportive che necessiteranno da qui a qualche mese, quando si dovrà valutare quando si riaprirà il calciomercato e si dovranno rivalutare le cessioni, le vendite, le conferme di qualche giocatore o meno. E quindi questa è una cosa che può farlo soltanto quel gruppo di persone che è più addentrato, che è più esperto del settore sportivo. Quindi questo è un dato di fatto. Vediamo che cosa succederà prossimamente. C'è da essere preoccupati? Assolutamente no. Le persone che ci sono sanno il fatto loro. John Elkann ha dimostrato in ambito anche fuori lo sport di non essere uno sprovveduto. Quindi ha confermato anche nella medesima intervista che citavo l'interesse e l'amore che ha la famiglia per la squadra calcio Juventus, in quella che era stato l'orgoglio di suo nonno Giovanni Agnelli, l'avvocato. E quindi noi proseguiamo con l'ottimismo, perché noi non siamo destinati a finire nell'ombra o a sparire come sogna e come spera qualcuno. Noi siamo una realtà e ci saremo sempre, per buona pace dei nostri avversari, dei nostri anti-juventini. Anzi, cominciate pure a fare delle belle scorte di Malox, perché da qui a poco ne avrete bisogno. Non ve lo dimenticate che quella sentenza sarà annullata, quei 15 punti ci saranno restituiti, ci ridaranno ciò che abbiamo conquistato sul campo meritatamente, ci ridaranno quello che ci spetta, quello che è nostro. Quindi fatevene una ragione. Per il momento questa è la situazione attuale. Voi continuate a iscrivervi, continuate a seguire il canale per i continui aggiornamenti. Ciao ragazzi!